Ciao a tutti amici di Vidra e bentornati sul nostro canale. Come avrete letto dal titolo, vi racconteremo oggi quella che è stata la nostra esperienza e quindi recensirvi un prodotto che ci è stato inviato da Nolan. Nolan, come sapete, è il gruppo che controlla vari brand, tra cui appunto Nolan, X-Lite, Encom, Grex, e tra questi abbiamo scelto di voler utilizzare un casco della sua linea Nolan ibrido. Sto parlando dell'N34 VP. Un casco molto particolare perché in questo caso va a integrare in un unico modello due caratteristiche fondamentali. La prima, quella di avere una tecnologia molto intelligente relativa alla reazione all'interno del casco. Poi andremo a vedere nello specifico le sue caratteristiche e peculiarità che lo differenziano rispetto ad altri. E poi soprattutto la possibilità di poter avere con la posizione rimovibile della mentoniera due caschi in uno, quindi un jet e un integrale. Ma non perdiamo quindi altro tempo, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora già fatto e attivare la campanellina delle notifiche perché questo è uno di tanti video che noi produciamo e grazie al vostro supporto riusciamo quindi a poter avere sempre continuità nel raccontarvi moto, auto, accessori come in questo caso e quindi iniziamo con questa recensione. Al momento dell'acquisto, ovviamente il casco lo riceverete all'interno del canonico scatola di cartone. Una volta aperto troverete il vostro casco, l'N30 per l'appunto, inserito all'interno di questa pratica cuffia. In questo caso è in materiale abbastanza cheap, un po' quello utilizzato anche per diverse tracolle o sacche per andare a fare la spesa, però tutto sommato è pur presente, cosa non da poco per i produttori di caschi. In questo caso specifico abbiamo scelto una colorazione molto particolare. Abbiamo una base nera che va quindi a rivestire tutta l'estetica del casco con diversi dettagli in colorazione rossa. Alcuni sono lucidi, altri opachi. All'anteriore ovviamente la particolarità sulla mentoniera, appunto troviamo all'interno qui lateralmente i due tasti da poter selezionare nel momento in cui vorremmo andare a rimuovere la mentoniera, ma questo lo andiamo a affrontare a breve. Il nostro casco nello specifico è una taglia L che viene indicato appunto dalla targhetta presente qui al suo retro nella parte della nuca e troviamo anche l'indicazione della taglia, i 60 cm. In questo caso è un casco che ha un peso variabile proprio perché è composto da più elementi. Parliamo quindi di mentoniera, visiera, accessori, può arrivare da un minimo di 1 kg a un massimo di 1,2 kg, tutto sommato un peso contenuto. Il materiale di cui lui è composto è policarbonato, che ovviamente lo rende abbastanza leggero, ma soprattutto resistente agli urti. Internamente poi troviamo una imbottitura che è molto comoda, non ci dà nessun tipo di problema né all'altezza del cranio né tantomeno alle orecchie o alle guance e allo stesso tempo è importante ricordare come sia rimovibile. È un tessuto traspirante in differenti colorazioni, principalmente il grigio con questa trama a nido d'ape e il nero. Tutte le impunture sono invece in rosso. Passando poi nella parte bassa del casco troviamo il laccio, ovviamente importantissimo per la chiusura e l'apertura del casco. In questo caso troviamo un dettaglio non da poco, ovvero una imbottitura che ricopre il laccio e lo rende quindi perfettamente comodo e aderente sotto il mento. Questo ci dà due vantaggi. Il primo, che è quello di avere un'ottima calzata e quindi rigidità che non ci darà fastidio, ma al contrario ci terrà ben saldo il casco. E poi dal punto di vista più pratico e quindi quello della comodità non avremo alcun tipo di problema e fastidio perché non troviamo a vista direttamente sulla nostra pelle la fodera, ma in questo caso il laccio appunto è stato ricoperto e imbottito, è molto morbido così come un po' tutta l'imbottitura interna del casco. Il gancio è di tipo in questo caso a scalini,
Io preferisco chiamarlo così. In questo caso ovviamente possiamo modulare a nostro piacimento la chiusura e abbiamo quindi massima ergonomia e praticità di utilizzo. Andando adesso invece a visualizzarlo dal punto di vista estetico, è sicuramente molto accattivante e troviamo ben in evidenza, in questo caso la nostra colorazione ne mette in risalto quelle che sono le loro presenze all'interno della calotta, le prese d'aria. In questo caso è molto importante parlare di prese d'aria e areazione all'interno del casco, in quanto è una delle principali caratteristiche per cui consiglio di scegliere questo. Di cosa sto parlando? Le bucature sono differenti, in questo caso ne troviamo alcune in colorazione rossa, vengono appunto messe in risalto dallo specifico modello in colorazione nero e rosso da noi scelto e sono duplici, posizionate appunto nella parte più alta della calotta. In più ne troviamo anche delle supplementari nella parte alta sopra la visiera. In questo caso il flusso d'aria sarà molto importante e ci darà un beneficio incredibile, ovvero quello di non avere problemi di surriscaldamento o calore o in generale temperature elevate nei periodi estivi. Questo è molto importante soprattutto per chi, come me ad esempio, soffre di una sudorazione elevata e può essere fastidioso con un utilizzo prolungato del casco portare, come in questo caso, modelli per l'appunto in colorazione scura, che come sappiamo tutti in questo caso attirano maggiormente i raggi del sole e aumentano la temperatura del casco, facendo sì che la temperatura anche al suo interno e quindi sulla nostra testa sia più alta. Questi flussi d'aria ovviamente vengono poi convogliati e attraverso il sistema sviluppato da Nolan vengono anche poi espulsi, ed è qui la particolarità di questo casco, aver integrato nella parte posteriore più di uno sfogo, anche qui come vedete in colorazione rossa, che ci permettono di poter avere una vera e propria aereazione all'interno del casco. Quindi il flusso d'aria penetrerà il casco nella zona alta frontale, così come appunto sopra la visiera, da questi ulteriori sfoghi d'aria, per poi passare nella parte posteriore dove troviamo ben 5 sfoghi che permettono così di poter far defluire tranquillamente l'aria all'interno del casco. In ultimo, ma non per importanza, abbiamo l'ultima boccatura presente collocata al centro della mentoniera. Anch'essa in colorazione rossa, mette in risalto il vero e proprio carattere di questo casco e soprattutto ha una duplice funzionalità. Oltre appunto a creare il ricircolo d'aria all'interno del casco, questa, avendo gestito i flussi d'aria che vengono direttamente indirizzati sulla visiera, ci permette un vantaggio duplice: avere sempre un buon ricircolo d'aria per la nostra respirazione durante appunto l'utilizzo della moto con questo casco, ma soprattutto riduce al minimo il problema di appannamento della visiera, che in questo caso è un altro aspetto molto importante di questo casco. Il suo carattere appunto è duplice, quello della reazione, così come anche la possibilità di poter rimuovere la mentoniera che in questo caso nel momento in cui viene rimossa ci permette comunque di avere una buona protezione, in quanto è sottile e permette alla visiera di avere una grande luce, avendo così non solo protezione ma anche una buona capacità di visione per il nostro utilizzo durante appunto le uscite in moto. L'apertura ovviamente della visiera è fissabile su più livelli e questo è anche comodo per poter gestire appunto la copertura che vogliamo avere sulla nostra fronte, e ci dà la possibilità, attraverso la predisposizione per l'omologazione Pinlock, di poter anche utilizzare le visiere aggiuntive che andranno ad incrementare appunto l'ottima visibilità, riducendo anche in questo caso al minimo il problema dell'appannamento della visiera. In rosso troviamo poi due tasti per la rimozione appunto della mentoniera. In questo caso vi mostro quella che è l'estetica del nostro casco in configurazione completa, quindi con tutti gli accessori montati. Andando poi invece ad alzare la visiera, interveniamo su entrambi i tasti posizionati nei punti più estremi per poter andare a effettuare la rimozione della mentoniera che in questo caso è molto compatta. Tra l'altro, come possiamo notare, è dotata appunto di questi pratici ganci che ci assicureranno sempre una solida e giusta presa nel momento in cui andremo ad alloggiarla collegandola al casco. In questo caso il casco è omologato come un vero e proprio casco jet.
La praticità in questa specifica configurazione è quella quindi di ridurre le dimensioni, ma allo stesso tempo andiamo anche ad abbassare quella che è la protezione nei nostri confronti da parte del casco. Ovviamente con queste dimensioni riusciamo tranquillamente a poter collocare il casco in qualunque sottosella, situazione che personalmente trovo più pratica rispetto a doverlo portare sempre al seguito. Al contrario però la mancanza del mento rende quindi meno sicuro il nostro casco nel momento in cui dopo un impatto, un incidente, dovessimo trovarci a sbattere con la parte bassa del mento, andando quindi a non avere nessun tipo di protezione che creerebbe perciò un maggior problema. Ciò che io vi consiglio è un giusto compromesso, un escamotage che abbiamo utilizzato spesso anche negli ultimi test di scooter, ovvero posizionare sempre la mentoniera all'interno del casco nel momento in cui lo andrete a riporre all'interno del vano sottosella. In questo modo siamo anche noi riusciti, in un vano sottosella di modeste dimensioni, a poter non solo collocare il casco, ma portare al seguito la mentoniera, che in questo caso riesce così a essere posizionata e darci la possibilità di avere quella duplice versatilità. Da un lato la sicurezza di poter contare su una protezione aggiuntiva, ma allo stesso tempo avere anche delle dimensioni compatte che ci permettono di alloggiarlo nei vani sottosella molto piccoli. Passiamo adesso quindi alla nostra impressione e a quella che è stata la nostra esperienza di utilizzo, quindi pro e contro di questo casco. Partiamo subito dai pro. Sicuramente la leggerezza di questo casco è uno dei suoi punti di forza. Aver avuto la possibilità di poterlo utilizzare ovviamente anche nella configurazione senza mentoniera lo rende più leggero e più pratico, ma ovviamente questo non va a discapito della sua sicurezza, che può essere sempre all'occorrenza poi incrementata andando a inserire nelle pratiche slot laterali la mentoniera, che senza alcun tipo di problema riusciamo ad agganciare anche nel caso appunto di utilizzo dei guanti. Un altro punto a favore su questo casco è sicuramente per me l'estetica. L'ho trovato molto accattivante, non banale. Lui è un casco che si fa riconoscere e spicca rispetto a tanti altri, un po' per la sua colorazione. Abbiamo scelto appunto questa combinazione nero, base nera, con accessori e dettagli in rosso, ma soprattutto per il modo in cui Nolan ha progettato quella che è la via di fuga, se così si può chiamare, dei flussi d'aria, soprattutto nella zona posteriore. In ultimo, ma non per importanza, dimensione, visiera e mentoniera. Sembrerà banale, ma avere la possibilità di poter rimuovere la mentoniera, che ha comunque delle dimensioni molto compatte, a favore di una visiera molto ampia, lo rende una vera e propria killer feature in questo casco. Pensateci un attimo, noi con i guanti siamo riusciti tranquillamente a poterlo utilizzare senza doverli rimuovere e quindi a alzare e abbassare la visiera, in quanto il suo becco nella parte frontale è ben pronunciato e quindi facilmente raggiungibile. Lo stesso dicasi anche per i tasti della rimozione della mentoniera. In più, l'ampia porzione, la luce quindi di altezza di questa visiera ci permette senza alcun tipo di problema di poter controllare a 360 gradi o quasi quello che ci sta succedendo intorno. Passiamo adesso ai contro, quelli che stavate aspettando. Beh, sicuramente il primo è la colorazione, non perché questa non ci piaccia, anzi, al contrario, compreremmo il casco esattamente in questo colore, ma perché ovviamente la rifinitura opaca lo rende molto più delicato e quindi dobbiamo, secondo me, utilizzarlo sempre nel momento in cui non possiamo lasciarlo nel vano sottosella o al contrario non c'è spazio in quanto siamo su una moto e non disponiamo di un bauletto, sarebbe meglio appunto utilizzarlo sempre con la sua fodera, così da proteggerlo e non graffiarlo, perché come sapete un casco graffiato non fa mai una bella figura. Secondo punto a sfavore in questo caso è la cinghia di chiusura e apertura del casco, non per il meccanismo o per l'imbottitura, ma purtroppo per la regolazione di questa. L'ho trovata un po' macchinosa, data anche questa scomodità
dalla presenza proprio del rivestimento, che è comodo nel momento in cui appunto indossiamo il casco, ma allo stesso tempo nel momento in cui vorremmo andare a regolare la lunghezza del casco rende il tutto molto più lento e difficile, sicuramente non possibile indossando i guanti, ma anzi al contrario dovremo perderci un po' di tempo. Come vedete in questo caso la copertura riveste tutta la lunghezza della cinghia e di conseguenza ci obbliga a doverla rimuovere, rimuovendo anche i guanti e impiegando un paio di minuti per andare a regolare la lunghezza. Questo si verifica principalmente in due situazioni: la prima, quella dove prestiamo il casco al nostro passeggero, la seconda, quando decidiamo di indossare il casco in una stagione diversa, dove quindi siamo costretti a dover indossare sotto il casco un passamontagna. Di conseguenza lo spessore e la lunghezza tra la battuta della calotta e il nostro mento aumenta e di conseguenza dovremo andare a regolare la lunghezza della cinghia. Arriviamo quindi adesso alle nostre conclusioni. Noi promuoviamo questo casco, certo non è economico, passiamo quindi al prezzo, 259,99 euro, un prezzo sicuramente molto importante che alcuni inserirebbero anche come un ulteriore punto a sfavore di questo specifico modello, ma vi invito anche a ricordarvi di cosa stiamo parlando. Parliamo di un brand, come in questo caso Nolan, con un progetto molto particolare: dare la possibilità a chiunque, a prescindere da quale mezzo stia utilizzando, di poter avere un prodotto che possa essere all'avanguardia, sicuro, non solo garantito 5 anni, ma in generale di facile utilizzo e che abbia anche un'estetica molto accattivante. La tecnologia sviluppata da questo casco non è assolutamente paragonabile a un normale casco jet, oltre che spesso è possibile anche poterlo trovare con delle forti scontistiche o promozioni in base a vari concessionari che sul territorio ne trattano la vendita. Io per il momento ho concluso. Penso di aver trovato in questo casco una pratica soluzione per chi magari nel proprio garage utilizza non solo lo scooter ma anche la moto e poter avere quindi in un'unica soluzione di acquisto con un casco ben due varianti: un casco jet per l'utilizzo in città in sella al proprio maxi scooter, o perché no il casco integrale, che comunque è dotato di mentoniera, che possiamo utilizzare nelle gite fuori porta nel weekend. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina delle notifiche e soprattutto non dimenticate gli altri nostri social, quali Instagram, TikTok e il nostro sito www.wedrive.tv. Il simbolo è quello, io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!